Si è definitivamente chiusa questa saga soap opera che aveva scosso il mondo della MotoGP, quella tra Martin e l'Aprilia, tutto fumo e niente arrosto, con un lieto fine per il momento, e finisce anche la serie di video indagine che abbiamo fatto su questo caso. C'è la playlist dedicata sul canale se volete recuperare tutto, e infatti prima di andare avanti però ricordatevi di iscrivervi e attivare la campanellina delle notifiche, così non perdete i prossimi video che usciranno, perché usciranno contenuti particolarmente interessanti, anche con ospiti d'eccezione. Con la vittoria di Noale si può dire solo una cosa: che figura di merda di Martin e il suo manager Albert Valera, e grande vittoria per Massimo Rivola. Ma prima di approfondire questo discorso facciamo il solito recap di come si è arrivati a questa situazione, all'epilogo ufficiale di Brno. Ci eravamo lasciati appena dopo il weekend di Assen, dove Valera e Martin continuavano a rimanere saldi sulla loro posizione, cioè quella di andare via, anche se le prime voci di una trattativa per risolvere la questione iniziavano a insorgere, e successivamente Martin è tornato in pista prima sull'RSV4 stradale e poi con il test ufficiale di una giornata a Misano sull'RSGP fatto durante la settimana del Sachsenring, grazie alla regola tanto voluta e proposta da Aprilia, con Massimo Rivola principale fautore e promotore, e direi anche grazie al cazzo era un tuo pilota. E poi è stato annunciato anche che Martin sarebbe rientrato la settimana dopo a Brno. Nel weekend del Sachsenring però si intensificano delle voci, una in particolare rilasciata dal giornalista Mela Cercoles di AS, in cui lanciava la notizia che Martin sarebbe rimasto in Aprilia, aggiungendo addirittura che la famosa clausola poteva essere esercitata solo per passare alla Honda. Quest'ultima è una classica indiscrezione giornalistica alla quale, con tutto rispetto, io credo poco. Perché Martin avrebbe dovuto mettere per iscritto che quella clausola poteva essere esercitata solo per andarsene in Honda? Magari potrà essere vero, ma io ci credo poco, perché nel 2024 Martin poteva andare solo in Aprilia, e andare a trattare con le altre case ufficiali tipo Honda e Yamaha non aveva senso, perché erano molto indietro negli ultimi posti rispetto ad oggi. Credo che possa essere stata scritta solo perché adesso era in voga la voce della Honda come opzione in caso di addio all'Aprilia, che però è saltata fuori nel 2025. Nel 2024 non ci pensavano neanche alla Honda, secondo me. In questo articolo inoltre è stato scritto che Albert Valera abbia proposto ad Aprilia di portare la questione davanti al TAS, il Tribunale Arbitrale dello Sport, che ovviamente ha rifiutato, e direi anche giustamente. Come sempre la risposta di Aprilia alle domande sulla questione, anche dopo questo articolo, è sempre la stessa, anzi mi ha gasato un botto la dichiarazione di Massimo Rivola con il suo aplomb: se resta, per noi non è una notizia. Mi ha gasato molto perché è sempre rimasto fermo sulla sua posizione, tenendo duro, sapendo che potevano vincere, infatti è andata così. Finito il weekend del Sachsenring arriva la notizia che Martin farà una conferenza stampa il giovedì a Brno, e anche prima dell'annuncio ufficiale si sapeva già cosa avrebbe detto, cioè che sarebbe rimasto in Aprilia, e infatti è stato così. Il giovedì in una ventina di minuti ha risposto alle domande dei giornalisti, in cui a un certo punto si è pure commosso qualche secondo ripensando al calvario che ha passato in questi 6-7 mesi. Vediamo qualche punto saliente delle sue dichiarazioni, ovviamente preparate, di cui non c'era nulla di spontaneo tranne magari la commozione. Le risposte in questi tipi di casi sono concordate con la squadra o l'azienda di competenza, non sono risposte date di punto in bianco così di primo acchitto. Ovviamente su una però c'è da incazzarsi un po'. Ha detto che dopo i vari infortuni ha iniziato a dubitare anche di se stesso, e quindi gli è passato per la testa di attivare la clausola e voler cambiare progetto. Classica decisione che proviene dal carattere di Martin, impulsiva, esplosiva e senza ragionare e a freddo, senza contare le possibili voci della Honda, di Aleix Espargaró e del suo manager. E infatti ha anche detto che uno dei consigli più importanti che ha ricevuto in questa situazione è stato quello di Marc Marquez, che gli ha detto di non prendere nessuna decisione da infortunato. Discorso giusto è che non fa una piega, di cui Marquez ne sa qualcosa dopo essere tornato in pista nel secondo GP di Jerez del 2020 dopo 4 giorni dall'incidente della gara prima. Una decisione folle che appunto non doveva prendere, di cui infatti oggi se ne pente, e che non avrebbe dovuto fare, come tutti noi avevamo già capito in quel momento preciso. Una di quelle cose che tra l'altro ha incrinato un po' il rapporto con il suo ex manager Emilio Alzamora, che era appunto in disaccordo sul rientro immediato in pista. Poi Martin dice che avrebbe potuto continuare questa lotta, ma nella vita bisogna prendere certe decisioni, quindi è rimasto anche vedendo il miglioramento dell'Aprilia. Ecco, qui potrà essere anche vero che avrebbe potuto andare avanti nella lotta, ma più passava il tempo per Martin, più il tempo stesso stringeva
stringeva e non aveva il coltello dalla parte del manico. Parliamo bene dopo di questo discorso, perché comunque Martin in pratica si è ritrovato in un vicolo cieco dal quale non poteva più uscire, aveva le mani in mano, insomma, non poteva fare altro. Ha dato un titolo ai giornali dicendo che non ha bisogno di chiedere scusa ad Aprilia. A leggerlo un po' fa incazzare, perché vuol dire che comunque non ha rimpianti e che sente di aver fatto la cosa giusta in quel momento, quindi lui la pensa ancora così probabilmente, dopo che ha creato un bel danno d'immagine all'azienda che ti ha sempre coccolato e rispettato già proponendo la regola del test dopo l'infortunio, poi l'accoglienza allo Stars e tutto il resto, cose di cui comunque Martin è contento e ringrazia, ci mancherebbe. A certe domande poi ovviamente ha risposto in modo ambiguo, tipo a quella della fuga di notizie che ci sono state in questi mesi. E poi si è scesi in pista e ci lasciamo alle spalle il passato. Del suo weekend positivo a Bernone ho già parlato nel dopo gara dedicato, quindi se ve lo siete perso recuperatelo. E una cosa che secondo me si è risolta in tempi abbastanza rapidi a quanto sembra e vediamo dalle telecamere è il rapporto con la squadra. Sembra che siano già di per sé abbastanza coesi e uniti. Non c'è quell'atmosfera fredda che ci si poteva aspettare all'inizio, in cui vedi uno entrare nel box che fino a un mese fa voleva andare via dalla squadra non volendo saperne nulla. Questa è una cosa positiva per lui, perché non è una cosa scontata, gli sono sempre stati vicino. Dopo poi andiamo anche a fare una reaction a quello che avevo previsto io nello scorso video su quello che poteva succedere, ma prima come sempre vi dico la mia in modo spontaneo con la situazione che si è risolta. Fatemi poi sapere anche la vostra nei commenti. E questa per me è una gran figura di merda di Martin e il suo manager Albert Valera. Hanno letteralmente perso con Aprilia che ha vinto su tutti i fronti e facendo scatenare un polverone di cui non c'era assolutamente bisogno e che è stato appunto un tutto fumo e niente arrosto, tanto casino per niente alla fine. Riprendo il discorso di prima, Martin si è ritrovato con le mani in mano, era in un vicolo cieco dal quale non poteva uscire, perché più passava il tempo e più la questione per lui diventava critica. Abbiamo detto nello scorso video che Aprilia poteva gestire il tempo perché aveva il coltello dalla parte del manico, perché finché non c'era una decisione con un accordo oppure di un giudice, Martin non poteva liberarsi per il 2026 e dunque più passava il tempo più per lui diventava difficile la situazione, rischiando anche di non correre. E andare per i tribunali era ancora peggio, perché con quegli italiani, conoscendo soprattutto la nostra burocrazia, si sarebbe andati avanti per troppo tempo e Martin avrebbe perso del tempo inutilmente, e infatti è tornato in pista con la questione risolta, che giova anche per lui dal lato psicologico, perché non poteva correre con il pensiero di dover andare via con la situazione ancora irrisolta. Quindi la decisione più saggia e giusta era quella di rimanere, perché già non aveva senso andarsene di principio usando quella clausola in modo becero e senza senso, e non conveniva continuare la lotta, e la Honda è stata un po' tirata in mezzo, ma non poteva farci nulla. Valera ci ha provato a buttarla nel discorso, ma non è che aveva molta voce in capitolo, e con Aprilia che non ha mai ceduto sapendo di vincere su tutti i fronti, perché appunto potevano gestire loro come volevano la situazione con il tempo. Sono arrivati al punto che dopo tutti i rifiuti che hanno dato alle richieste di Valera, quest'ultimo e Martin si sono dovuti piegare a rinunciare di usare la clausola e rimanere. Cioè Aprilia diceva solamente tu rimani perché hai un contratto, e facendo così finché non c'era l'accordo fra le parti oppure con il giudice non si risolveva nulla. Sarebbe potuto andare avanti per molto tempo, ma per Martin e Valera non aveva senso, non avrebbe portato a nulla agire in quel modo. Ve lo ripeto, più passava il tempo e più per Martin si metteva peggio. Il tempo in questa storia è stato fondamentale e Aprilia l'ha gestito nel migliore dei modi. E infatti grande gestione di Massimo Rivoli di tutta l'Aprilia, da signori con il loro aplomb, dando addirittura tutto il sostegno a Martin, pure colui che voleva andare via. Una gestione magistrale, rimanendo saldi sulla loro posizione senza piegarsi mai. Sapevano di vincere e infatti hanno vinto, tenendo Martin per il 2026. Poi se nel 2027 andrà via è un altro discorso, ma intanto nel 2026 ce l'hanno in casa. A mettere ancora di più in un vicolo cieco Martin e il fatto di dover decidere in fretta di rimanere in Aprilia è stato anche l'intervento a gamba tesa, che mi ha gasato anche quello, del boss Carmelo Espeleta, dicendo in quel di Assen che se non c'era un accordo fra le parti in cui si dichiarava che Martin fosse stato libero nel 2026 non avrebbe potuto firmare con un'altra casa e non avrebbe potuto correre il prossimo anno. Un intervento duro e deciso che appunto ha messo Martin sempre più alle strette, riducendogli sempre di più il tempo a disposizione per agire. Quindi cosa aspettare adesso da Martin e l'Aprilia? Innanzitutto un rapporto professionale. Come dicevo prima, l'ambiente sembra buono e unito già dal suo ritorno e dunque più cresce la fiducia più possono fare meglio insieme.
Infatti io, come vi ho sempre detto, già da fine 2024, inizio 2025, Martin al 100% della sua condizione fisica, con il suo talento, può estrapolare il potenziale della RSGP, può farla portare a quel livello superiore dove possono essere costantemente in lotta per vincere, quello step che Aprilia non ha mai fatto in questi anni perché appunto gli mancava il pilota di punta, il top rider, e ho già qualche pensiero per il 2026, ma per il momento non lo dico perché voglio vedere come guiderà le prossime gare. Questo era quello che dicevo. Poi durante la stagione l'Aprilia è migliorata, per me sin dall'inizio è sempre stata la seconda forza del campionato, ma c'era un Bezzecchi che comunque già con la situazione un po' critica doveva prendersi in mano la squadra, conoscere la moto e cercare comunque di svilupparla, e giustamente ha avuto il suo tempo ed è arrivato, si stanno vedendo i risultati perché sta facendo un grande lavoro, e in più è venuto fuori anche Raul Fernandez. Sì, è calato Ogura, ma va bene, lui è un rookie, quindi lasciamo perdere, e quindi per la seconda parte di stagione aspettiamoci un trio Bezzecchi, Martin, Aprilia che può impensierire le zone alte della classifica costantemente, e come dicevo prima potrebbero stare davanti alle Ducati clienti e anche a quello ufficiale di Bagnaia. Occhio a Bezzecchi nella top 3 finale del campionato, nella classifica generale, buttiamoci una fish. Andiamo a vedere qualche clip dallo scorso video in cui prevedevo quello che poteva succedere. E adesso creiamo una situazione. Mettiamo che si vada in tribunale, Aprilia vinca la causa, avrà ragione. Vincerà sì la causa, ma in che modo? Cioè, vinci la causa, ma è come il meme "ho vinto, ma a quale prezzo?". Perché avendo ragione ti terresti in Martin anche per il 2026, ma tu vuoi far correre un pilota controvoglia che ha sempre manifestato l'intenzione di voler andare via? Ovviamente no, ed è per questo che Martin nel 2026 non lo vedremo in Aprilia, a meno che non succeda il colpo di scena che Noale vinca un'ipotetica causa e Martin si fa forza di correre anche nel 2026 con Aprilia per poi andare via nel 2027. Infatti ho voluto creare queste ipotesi perché difficilmente vedremo una situazione del genere, perché Aprilia dice ok, tu devi rispettare il contratto, però se davvero vuoi andartene paghi la penale e paghi anche dei bei soldi. Aprilia vorrà arrivare a questo probabilmente, cioè che qualcuno paghi come risarcimento tutta questa situazione, così si prende del bel grano e Martin è libero, tutti felici e contenti. Perché non vedremo mai Aprilia vincere la causa se dovesse andare in tribunale e non far correre Martin nel 2026. Questo qui neanche i peggiori dittatori lo farebbero, perché c'è un giro di soldi e di sponsor dietro, bisogna tenere conto anche di altri fattori. Martin correrà nel 2026 anche per motivi di soldi e di sponsor, come dicevo, in pista ci sarà, ma alla fine secondo me troveranno un accordo Aprilia e Valera, e c'è chi pagherà l'indennizzo alla casa di Noale. Sicuramente tengo aperta anche la porta del tribunale, ma sarebbe meglio se la risolvessero direttamente pilota e team. In Aprilia nel 2026 non ci sarà, sia che Noale vinca in tribunale o che trovino un accordo. Secondo me una casa non può far correre un pilota contro voglia. Nel complesso al 100% non ci ho azzeccato, una parte della medaglia sì e una no, ed è andata proprio con il colpo di scena, che Aprilia vinceva sì la causa e che si sarebbe tenuta Martin anche per il 2026. Io sinceramente questo non me l'aspettavo tanto. Avevo fatto l'esempio del tribunale per creare una situazione, ma ho fatto anche il realista dicendo appunto che avrebbero trovato un accordo Valera e Aprilia, uno perché per tribunali si andava per le lunghe e due perché era la soluzione più giusta. Quindi sì, prevedevo un accordo fra le parti, ma di separazione. Non mi sarei mai aspettato che Martin rimanesse, perché appunto non pensavo che si sarebbe fatto forza nel rimanere e dare fiducia ad Aprilia, dopo che in tutti questi 5 mesi ha sempre dichiarato di voler andare via a tutti i costi. Poi lui giustamente ha capito che la situazione più giusta era rimanere e che se continuava a lottare non avrebbe avuto senso, perché era con le mani in mano e non aveva altre opzioni per liberarsi, era appunto in un vicolo cieco. E quindi la vera sfida è proprio questa, vedere come si sviluppa il rapporto tra Martin, l'Aprilia e la stessa squadra con i meccanici dopo questa decisione, e sono molto curioso di vedere come si arriva nel 2026, cioè se intavoleranno una trattativa per rinnovare e andare avanti ancora insieme, oppure se non rinnovano con Martin che sceglie di andare via per il 2027. Dicendo sì, mi faccio forza, rimango anche nel 2026 perché tanto non ho possibilità di andarmene e onoro il contratto fino alla fine, ma so già più o meno che tanto me ne andrò. Fatemi sapere ovviamente la vostra nei commenti ragazzi per il finale di questa saga soap opera che si è chiusa con una grande vittoria di Massimo Rivoli a Aprilia e una netta sconfitta di Jorge Martin e Albert Valera, che hanno fatto scatenare un casino per nulla facendo una gran figura di merda. E ragazzi, come sempre, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina delle notifiche, così noi ci vediamo presto per un nuovo video.